Bentornati amici, oggi siamo all'ultimo appuntamento con questo figurino in 54 mm. Avete visto una breve carrellata di tutti i video precedenti che come al solito potete vedere sul mio canale. In questo caso andiamo a realizzare e a completare la basetta del figurino. Ho quindi preso due parti in legno già sagomate e ho incollato le due parti con della colla Bostik, come potete vedere in questo passaggio. Mi sono aiutato anche con della colla 21. Dopo aver ben fatto aderire le due parti e dopo aver ovviamente ripulito il tutto, mi sono accorto che effettivamente c'erano ancora degli spazi da riempire. Con questo simpatico strumento acquistato a pochi euro veramente e con della colla ho cercato di coprire tutti i fori e di andare a stuccare il quanto più possibile le due parti. Ovviamente con della carta vetrata ho rifinito e ripulito il tutto. Bene, è arrivato quindi il momento di andare a dipingere la basetta, in questo caso con un impregnante, questo che vedete, molto liquido. Ho semplicemente con due mani a pennello cercato di coprire l'intera basetta andando a rispettare la direzione delle venature. Con dell'olio paglierino e una tecnica che viene definita a tampone, termine che ora come ora purtroppo ci rimanda ad altre cose, e comunque con questa tecnica appresa online direttamente su YouTube ho quindi rifinito la basetta. Con dell'olio paglierino e appunto il tampone ho dato l'ultimo tocco per renderla lucida e per rendere le venature più vive. Ecco qui, molto semplicemente, avete visto tutti i passaggi. Pezza di cotone, poi avete visto del semplice patuffolo di ovatta e poi si va a spennellare direttamente, o meglio si va a tamponare sulla superficie. Ho poi provato a vedere la basetta del figurino . Della Vallejo e della Amo di Mig ho dipinto interamente la basetta, sempre utilizzando l'aerografo. Vado molto veloce su questi passaggi perché sono passaggi che avete visto ovviamente anche nei video precedenti. Ho semplicemente dato una base più scura, in questo caso con quel marrone della Vallejo, e poi con il colore della Mig sono andato a schiarire gradualmente. Infine anche un piccolo tocco di bianco per rifinire il tutto. Infine, per quanto riguarda la basetta, ho voluto realizzare quei due sassi. In questo caso ho lavorato direttamente con un pennellino molto piccolo e con dei colori della Italeri. Quindi, per prima cosa ho interamente coperto i due sassi con del grigio molto scuro e poi con altri due toni di grigio e infine con un bianco ho creato delle luci.
Infine, con questi ciuffetti di erba già pronta, ho cercato di movimentare maggiormente la basetta, che effettivamente, come vedete, è piuttosto semplice. Infine ho rifinito con delle forbicine il ciuffetto d'erba. E con questo nastrino tricolore ho voluto abbellire per quanto possibile la basetta. Infine ho provato a vedere come effettivamente il figurino possa stare su questa basetta stessa. Bene, come avete visto poi ho forato anche l'altro piede del soldatino. Ed ora è arrivata la parte più interessante di questo video, a mio avviso, ovvero la realizzazione della cinghia che si può vedere sulla box art e che dalla spada va direttamente sulla divisa del soldatino. In questo caso ho realizzato quindi le parti metalliche, come vedete, molto piccole, con del semplice filo metallico, e la vera e propria cinghia è stata realizzata con lo scotch di carta. Sono passaggi veramente molto delicati, che effettivamente hanno occupato circa una ventina di minuti solo per arrivare a questa soluzione e a questo risultato. Quindi ho dovuto ovviamente fare molta attenzione, anche perché vedete di che parte stiamo parlando, una parte veramente piccola. Piano piano siamo arrivati alla conclusione di questa piccola trasformazione che abbiamo fatto per il figurino. Diciamo è piuttosto impegnativo, ma possiamo dire rilassante, dai, diciamo così. Ho incollato poi la cinghia all'arma, aiutandomi ovviamente con delle pinzette e la colla cianacrilica che avete visto prima, e ho tagliato l'eccesso dello scotch di carta. Ho provato ovviamente a vedere com'è il tutto e devo dire che possiamo starci. È arrivata quindi ora, dopo aver visto il dettaglio della spada, il momento di colorarla. Anche in questo caso sono partito da un colore nero della Revell, che è stato passato interamente su tutta la superficie della spada, ovviamente anche sulla cinghia. Con questo flat gunmetal della Italeri ho ricreato l'effetto metallico che si può ben vedere anche sulla box art. Il colore, come vedete, è anche piuttosto diluito. Infine, con un marrone cuoio ho realizzato la base della cinghia stessa e dell'impugnatura della spada. Questo passaggio effettivamente è stato fatto con molta delicatezza. Poi con un altro marrone, questa volta più tendente al rossiccio, ho rifinito il tutto. Infine, per gli ultimi tocchi sulla spada ho utilizzato il blu della Life Color che si utilizza per le tute dell'esercito italiano e l'oro, in questo caso della GV. Ecco la spada, che è stata rifinita poi con un lavaggio nero puro. Come dicevamo, è arrivato il tempo di imperniare il soldatino e, come anticipato, ho realizzato ben 2 fori, anche sul piede, che non avete visto nei video precedenti. Poi, con della colla Vinavil e il pigmento, ovviamente un pigmento che potesse sembrare affine alla basetta, ho realizzato questa pasta, così da poter incollare al meglio il soldatino e per non lasciare troppo spazio
tra la basetta e il piede del soldatino. Ho cercato di calzare al meglio il tutto, ok, vedete dall'alto, ma forse in questo caso erano meglio le riprese frontali, sarà fatto nel prossimo video. Ho cercato quindi poi con la colla di far aderire il tutto. Poi con un piccolo cotton fioc ho rimosso gli eccessi, cotton fioc che è stato lavorato, diciamo così, ho tolto la maggior parte della parte superiore. Infine con un pigmento, sempre lo stesso che avete visto in precedenza, ho rifinito e dato un po' di sporco al soldatino e soprattutto nella parte bassa delle scarpe. Infine con della colla, c'è un'acrilica, la colla 21, ho incollato la spada. Anche questo è stato un passaggio piuttosto delicato, in quanto ovviamente la spada e lo stesso scotch, o meglio la cinghia, è stata lavorata con molta attenzione e con molta pazienza. Ecco qui. Infine, ovviamente, c'era bisogno di una targhetta. In questo caso, eccola qui. Ed ecco ora le foto finali. Spero che questo video, o meglio anche questa playlist che ho creato, vi sia piaciuta. Come al solito voglio ringraziare il mio amico Survivor Domacio che mi ha dato la possibilità di realizzare questo figurino. È stata una sfida veramente ardua, come avete potuto vedere. Vi ho fatto vedere quindi dall'inizio, quindi dall'unboxing fino alla realizzazione finale. Spero che sia di vostro gradimento, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto e passate anche sul canale del mio amico. Ci sentiamo al prossimo video.